Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Sono qui nel gazebo tropicale coperto col nylon. Tra una settimana e mezza circa andrò a togliere questo telo finalmente, in modo da aprire un pochettino questo spazio e dargli un po' di apertura. In questo gazebo tropicale, un gazebo che io ho qui in una terrazzina che guarda il giardino, tengo le piante che sono abbastanza rustiche ma che hanno hanno bisogno di protezione per quello che riguarda le temperature molto rigide invernali. Quindi qua dentro la gardenia e altre piante sono sopravvissute ad un inverno che comunque non è più così freddo come negli anni passati, anzi più andiamo avanti più qui gli inverni sono sempre più caldi. Quest'anno non ha neanche nevicato. Questo mi ha permesso di tenere anche qualcosa di un po' più delicato qui sotto nel gazebo tropicale. Potete vedere che io ho appeso già anche fuori da casa le tillandsie, sempre un po' protette perché comunque le temperature di notte arrivano a 2 gradi. Adesso questa settimana sono sui 5 gradi di notte, la prossima settimana per 2 notti sembra che scendano di nuovo le temperature sui 2 gradi, 1 grado, e quindi voglio dargli ancora un po' di protezione prima di aprire il tutto e ricominciare con la coltivazione proprio di tutte le piante all'aperto, anche quelle in casa, portate fuori e coltivate poi sotto una buona luce in modo che possano ripartire in questa primavera. Quindi tillandsie sistemate qui sotto il gazebo, così prendono una luce che è un po' più forte di quella dell'appartamento, perché sappiamo che la coltivazione in appartamento delle piante può essere problematica proprio per un fattore di luce. E questa stagione primaverile, che è cominciata comunque con delle belle giornate di sole, mi ha permesso poi anche di far partire la coltivazione e soprattutto la semina di piante che poi porterò in orto. Il mese di aprile è un mese adatto per seminare sia direttamente in campo alcuni ortaggi, quelli un pochettino più resistenti, e seminare nelle vaschette, come ho fatto io, le piante che poi andranno nell'orto. Queste piante qui sono state seminate già da circa 3 settimane. Avere un posto chiuso anche all'aperto, un po' protetto, ci permette di anticipare un pochettino sulle semine. E noto che finalmente molti ortaggi, molte insalatine stanno partendo. Poi adesso mi avvicino con la telecamerina così le guardiamo un attimino da vicino. In più anche le piante carnivore, che ho cercato di sistemare un po', si stanno sviluppando bene, perché alcune che erano all'esterno nella stagione invernale le ho portate qua dentro per dargli già un anticipo un po' di primavera. Anche la Darlingtonia californica si sta già sviluppando, sta creando delle piccole trappoline e questa sta anche fiorendo. In più ho diviso le dionea in tanti vasetti perché voglio provare la coltivazione in questi vasi un po' più alti, e in più ci sono poi tutta una serie di piantine che stanno, appunto, come dicevo, partendo, ma le vediamo poi insieme in questo video. Perché ho seminato nelle vaschette quest'anno? Solitamente uso quei contenitori di plastica con le celle che vengono date quando compriamo le piante da orto, poi qualcuno le butta via. Io ho sempre conservato questi contenitori, però l'anno scorso, seminando in quei contenitori che non sono protetti, visto la grande invasione di lumache, alla fine delle mie semine in orto c'è finito ben poco. Così quest'anno mi sono un pochettino organizzato in anticipo. A gennaio ho comprato queste vaschette, ve le faccio vedere. Ho acquistato online queste vaschette di semina in cui si può fornire acqua all'interno del contenitore e poi appoggiare le cellette con la terra, oppure, come faccio io per evitare di dare troppa acqua, nebulizzare ogni giorno in modo da fornire l'acqua necessaria ai semi per poter germinare. Queste vaschette hanno anche un coperchio che si può chiudere, quindi si forma un po' più calore, e in più una cosa che secondo me sarà molto utile, anche perché ho già notato la presenza di qualche lumachina qua in giro, non vorrei che si ripete il problema dell'anno scorso. Queste vaschette le ho acquistate perché hanno questo tappo con 4 fori che può essere regolato. Muovendo questo tappo posso chiudere o aprire i fori per la circolazione dell'aria. Quindi in serata, in tardo pomeriggio, io vengo qui e dove sono nate le varie insalatine o i fagiolini, io cerco di chiudere in modo da non permettere assolutamente
l'ingresso alle lumachine che sto già notando muoversi qui all'interno di questo posto, perché probabilmente hanno già sentito che c'è qualcosa di buono da mangiare, e in questo modo finalmente ciò che semino posso poi portarlo in orto. L'anno scorso c'è stato questo grandissimo problema, lo ricordo, l'anno scorso io ho raccolto nell'orto in una settimana e mezza, poi ho portato in un posto lontano nel bosco quasi 900 lumache. Veramente l'anno scorso è stato piovosissimo in primavera e quindi le lumache hanno invaso completamente orto, giardino e anche questo spazio del gazebo tropicale. In questo modo spero di riuscire a proteggere per bene le mie verdure, che adesso guardiamo insieme. Ho utilizzato per la semina un terriccio universale, proprio per non portare poi nelle vaschette di semina le erbe spontanee, perché quando ho notato che utilizzando la terra del giardino, magari setacciata e sistemata all'interno di queste cellette, poi cominciava a nascere magari una piantina di gramigna, del trifoglio, eccetera, e dividere poi, ad esempio, il fagiolino che io tolgo dalla sua celletta, quando poi lo devo sistemare nella terra, se voglio togliere magari la gramigna o il trifoglio, rischio poi di danneggiare proprio tutto il pane di terra, esponendo poi all'aria le radici della piantina. Io quando faccio le semine e poi metto in terra cerco di disturbare sempre il meno possibile le radici delle piantine, anche perché sono piante nate da seme, sono molto delicate, meno le disturbiamo meglio è. Quando invece le compriamo in negozio, in un negozio di giardinaggio, che ne so, una vaschetta di piantine già abbastanza grandi, ricordiamoci che comunque al fondo, visto che quelle piante rimangono in queste vaschette per molto tempo, magari diventano già anche abbastanza alte, riempiono poi la cellettina di radici e un pochettino quelle radici le dobbiamo disturbare, perché hanno imparato poi a crescere sviluppandosi all'interno di questo piccolo spazio, quindi attorcigliandosi su se stesse. Bisogna fargli capire che devono poi distribuirsi nel terreno, e quindi alla base noi possiamo aprire un pochettino il pane di terra per distribuire un pochettino le radici, proprio per fargli capire quello che ho appena detto. Adesso mi avvicino, così vi faccio vedere che cosa sto seminando quest'anno, sperando di riuscire a portare a termine l'obiettivo, che è quello di cercare di rendermi abbastanza autonomo con quelle che sono le verdure, in modo da non doverle acquistare. Vediamo se riesco a coltivarmi tutto ciò che ho seminato, e di piantine ce ne sono veramente tante. Ecco qui 2, 4, 6, 8 vaschette in cui ho seminato del prezzemolo, insalata valerianella, ogni tanto ho delle difficoltà a pronunciare alcuni nomi un po' particolari, il melone giallo lungo, questo è un frutto che ho mangiato, buttato dentro i semi, e voilà, 3 piantine sono nate. Qui davanti c'è la zucca dei tenerumi, non è ancora nato nulla. Questi sono semi che avevo già in una busta chiusa, secondo me già con una data di scadenza molto avanti, nel senso sono semi un po' vecchi, probabilmente non nascerà nulla. Proverò a cercare una busta nuova. Stessa cosa, mia sorella mi ha regalato una bustina di zucchina rotonda, semi, e fagiolino rampicante verde. Anche qui era una busta scaduta da un anno, io ho detto, bah, ci provo, vediamo un po' cosa spunta, e ancora adesso non è nato nulla. Se non nasce nulla comprerò una busta nuova e metterò dei semi che hanno una germinabilità ancora in atto. La lattuga da taglio, non vedo l'ora di mangiarla, io adoro la lattuga. Sono nate dei piantini, purtroppo mi sono dimenticato di bagnare e qualcuno ha sofferto, quindi andrò, visto che ho ancora mezza bustina piena, andrò poi a riseminare in queste cellette vuote dove vedo che si sono un po' disidratate, qui non crescerà più nulla. Devo poi bagnare subito dopo il video. Lattuga da taglio anche qui. E qui le cime di rapa che, come potete vedere, a parte una celletta, sono veramente venute fuori. Si possono vedere già anche le radichette che stanno uscendo da sotto. E poi il fagiolino vigoroso giallo Nairobi. Questo è un fagiolino che fa i frutti abbastanza lunghi gialli. Ho notato l'anno scorso, almeno sul terreno che ho io, del mio giardino, che un buon prodotto, diciamo una buona raccolta, l'ho avuta con i fagiolini gialli. Io ho messo quelli viola, quelli verdi e quelli gialli. Quelli che ho raccolto di più sono stati quelli gialli, quindi ho deciso di riseminarli. Mi sembrano più robusti in base al terreno che ho io qui in giardino. Gli altri hanno faticato abbastanza, o forse può essere un problema magari anche di scarsa concimazione del terreno,
perché effettivamente quei fagiolini li avevo sistemati in un terreno dove avevo tolto i cavoli. Sappiamo che i cavoli sono dei divoratori di sostanze nutritive del terreno, lo impoveriscono un po' e quindi probabilmente quei fagiolini hanno anche patito. Però mi è piaciuto molto raccogliere questi fagiolini gialli e quindi ho deciso di riseminarli. Qua ne sta spuntando un altro, qui un altro, e poi se vado a vedere qua sotto mi sembra di aver visto anche delle radichette dove ancora non è uscito il fagiolino, tipo qua. Quindi uscirà ancora qualcosa da questa vaschetta. In queste vaschette invece ho seminato dei fiori anche, queste sono delle zinnie gigante California, anche qui sono nate diverse piantine, le taccole, il pisello mangia tutto, anche qui veramente una verdura buonissima, un ortaggio buonissimo da allevare per farlo arrampicare, perché è un rampicante, si deve arrampicare. Le puntarelle di cicoria non sono ancora nate, aspetterò ancora. Poi c'è la zucca spaghetti, qua mi spiace perché anche qui non c'è nessuna crescita, non lo so, io aspetto ancora, spero di averla perché ho un po' di fatica, faccio un po' di fatica a trovare la bustina dei semi della zucca spaghetti, però ho conservato dei semi di un frutto acquistato poi l'inverno scorso, uno me l'aveva regalato la mia amica Margherita. Qua ho seminato il melone retato. Il melone retato non è ancora spuntato, se io sollevo e vado a guardare non ci sono neanche radici. Questa è una bustina acquistata, non vorrei che magari fosse un po' una bustina difettosa di semi ormai andati. Vediamo, ho un'altra bustina chiusa, al limite riprovo a seminare quella. E poi la cicoria da taglio, anche qui, e anche qui cicoria da taglio. Ho anche la lattuga da taglio, l'abbiamo vista. Queste sono delle verdure che possiamo raccogliere tagliando a circa 5 cm la pianta, e la pianta riproduce di nuovo nuove foglie e si può continuare a raccogliere, diversamente da tanti tipi di lattuga, ad esempio tipo il manicotto, che va raccolto poi quando è intero, quindi si toglie completamente la pianta. Io adoro le cicorie o le insalate da taglio proprio per questo, perché si taglia e la pianta fa nuove foglie poi da raccogliere successivamente, quindi di volta in volta ci raccogliamo la nostra insalatina. In più c'è un'altra semina di fagiolino vigoroso giallo Nairobi, guardate qui che roba, questi sono usciti praticamente tutti, quindi non vedo l'ora di portarli poi in orto per vederli crescere e cominciare a raccogliere i fagiolini che a me piacciono veramente tantissimo. Ho portato fuori anche le mie due euforbie che sono veramente cresciute tantissimo. Questa è un pochettino più lenta, non so bene i loro nomi, non li ricordo più, li ho acquistati veramente da molti anni e vedete che hanno questo sviluppo verticale veramente imponente. Questa soprattutto, che forse è quella più diffusa, ho dovuto tagliarla perché era ancora alta un 30-40 cm, non ci stava più nel garage dove le ricovero poi durante l'inverno, quindi devo tenerla a questa altezza e lei di volta in volta quando la taglio produce lateralmente poi delle nuove piante. C'è anche da dire che quando noi abbiamo delle cattacee o delle euforbie, come in questo caso, allevate all'interno, coltivate all'interno della nostra casa o di un garage in cui non ricevono molta luce, quando poi le portiamo in esterno al sole in primavera bisogna fare molta attenzione alla luce solare, perché sono piante che gradiscono stare sotto il sole ma possono bruciarsi con questo spostamento dalla poca luce alla luce abbondante poi durante le giornate primaverili. Quindi che cosa facciamo noi? Le portiamo fuori, le esponiamo al sole e poi di volta in volta, per evitare bruciature sulla parte esposta al sole, per le prime settimane andiamo a girarle un pochettino in modo da esporre tutta la pianta al sole e non sempre una parte, altrimenti si brucia. Qui possiamo notare l'effetto dell'anno scorso, mi ero dimenticato di farlo, qui ci sono delle bruciature, qui ci sono delle ampie bruciature, perché il sole, la pianta è un po' indebolita, prendendo il sole diretto si brucia, mentre poi durante il corso dell'anno lei è abituata al sole, quindi cresce senza bruciarsi. Stessa cosa anche per l'euforbia che ho qui, va girata in modo che riescano a prendere il sole un po' dappertutto e non sempre solo da una parte quando le tiriamo fuori dai nostri appartamenti o garage, come in questo caso.
La primavera rende veramente tutto molto ma molto bello. Ieri ho tagliato l'erba, circa un'ora e mezza di lavoro, ce n'è ancora una parte da tagliare dove avevamo le pecore e le capre, quindi oggi magari farò ancora quel taglio lì in modo che il giardino è abbastanza a posto. Poi c'è da pulire le aiuole, però tutto diventa molto più piacevole perché ci si avvicina alle piante e ci si accorge che sta spuntando un fiore, che la pianta che noi amiamo magari, che ne so, di più nel nostro giardino ha cominciato a buttare fuori un bel po' di foglie, quindi sta crescendo bene, la stiamo coltivando bene, quindi questo ci rincuora. E in più si possono fare anche poi delle operazioni di sistemazione di cose rotte, di cose che vanno sistemate, come ad esempio questo gallo, che era un gallo segnavento che è caduto 8 miliardi di volte per terra, poi si è rotta anche la base. Adesso devo trovare un modo per poterla aggiustare e riappendere magari qui all'ingresso poi della zona dell'orto, che potete vedere qui alle mie spalle dove c'è la serra dell'orto, in modo da dargli un posto fisso e non trovarlo poi per terra tutte le volte che cammino in giardino, perché il vento eccetera lo fanno cadere e si spacca sempre di più. Mi spiace perché è tanti anni che è qua con noi, questo l'ha comprato Giorgio e quindi devo dargli una buona sistemazione. Per adesso lo sistemo qui. E poi dopo andrò a legarlo con un filo per cercare di tenerlo un po' fermo. Adesso ci avviciniamo alla zona dell'orto, stanno crescendo gli spinaci, vi faccio vedere, ho anche seminato i ravanelli. Eccomi qua nella zona degli spinaci, sono molto contento, li ho seminati 3 settimane fa e sono già spuntati perché qui sotto nella serra tunnel la temperatura è leggermente diversa, un po' più protetto e quindi stanno spuntando per bene. In più, per quello che riguarda le consociazioni tra piante da orto, quindi quelle che stanno bene insieme, ho seminato vicino agli spinaci, ma devono ancora uscire perché li ho seminati ieri, i ravanelli che crescono molto bene vicino agli spinaci e viceversa, quindi sono piante che si aiutano un po' a vicenda e non si disturbano. In questo modo otterrò dei buonissimi ravanelli nel tipo varietà Saxa, se non sbaglio, che dovrebbero essere veramente molto grandi. E spinaci, questi sono degli spinaci normalissimi, seminati e niente, aspetterò che crescano per farmi poi delle buone insalate. Ricordo sempre con gli spinaci di non esagerare nel consumo, perché loro, come le bietole, molte piante da orto con le foglie verdi, mi viene in mente anche le coste, sono piante che devono essere mangiate ma sempre un po' con moderazione, perché tendono ad accumulare nei tessuti gli ossalati di calcio che poi non fanno tanto bene ai reni. E in più anche gli spinaci non sono queste piante che contengono tutto questo ferro come abbiamo visto nei cartoni animati di Braccio di Ferro, sono piante che contengono una quantità di ferro ma sicuramente non in maniera eccessiva da darci poi tutta questa forza. Se vogliamo prendere un po' di ferro, diciamo, delle piante di un giardino, o vogliamo andare a raccogliere qualcosa che può darci un pochettino di ferro, l'ortica si dimostra molto utile a questo scopo, molto di più degli spinaci, magari una bella tisana di ortiche, di foglie di ortica, raccolta in primavera, quando le foglie sono giovani e quando la si può toccare senza pungersi troppo. Adesso vi faccio vedere, io ho tagliato l'erba ma mi sono tenuto 3 spazi con ortiche proprio per avere dell'ortica da andare a raccogliere. Eccomi qua in questa parte tagliata, devo continuare oggi pomeriggio a tagliare il resto di questa parte del giardino dove allevavamo le pecore e le caprette. Questi animali hanno dato alla fine molto alla terra perché con tutti i loro escrementi hanno concimato per bene la terra, quindi una terra abbastanza concimata con una buona percentuale di azoto. Questo permette all'ortica di svilupparsi bene. In effetti qui c'era sempre un bel cespuglione di ortiche. Io passando il decespugliatore ho tenuto 3 cespuglietti di ortica proprio per poterla raccogliere e utilizzare in primavera, quando l'ortica va raccolta proprio per i suoi benefici, in tisana o magari anche una bella frittata di ortiche. Le ortiche
In questo periodo non pungono particolarmente, ogni tanto sento pungere leggermente nel dito, però le foglie più giovani, quelle della sommità, possono essere raccolte senza pungersi anche senza guanti, però sarebbe sempre un bene munirsi di guanti, perché sappiamo bene che nelle piante del giardino, quando andiamo a cercare l'ortica in giro, possono esserci degli animali sulle piante, magari dei ragni e altri animaletti, quindi conviene sempre usare un pochettino i guanti. Io queste le raccolgo senza guanti qui nel mio giardino, avendo decespugliato ho disturbato tutto ciò che c'era, quindi in teoria non dovrebbero esserci animaletti, però sempre meglio usare i guanti. Quindi terrò questi 3 cespuglietti in modo che possano crescere, diventare delle belle piante di ortica, le raccoglierò durante la primavera per gli usi casalinghi che ne faccio, anche in tisana, e poi quando la pianta diventerà abbastanza grande, diciamo che dalla fine della primavera, quando comincia a sviluppare il fiore, l'ortica non andrebbe più raccolta, la si lascia fiorire, questi fiori attireranno molti insetti. E io la casetta degli insettini, che abbiamo visto in un video precedente, l'appuntamento in giardino, l'ho proprio sistemata vicino a questa zona sapendo che c'era l'ortica, perché andrà a produrre poi questi fiori che attirano un sacco di insetti che poi magari andranno poi a colonizzare anche la mia casetta creata apposta per questi piccoli animali molto utili al nostro giardino. Eccomi qui a finire il video davanti ad una fioritura meravigliosa di narcisi. Tra un po' arriverà poi anche la fioritura degli iris, però per adesso i narcisi per me sono il punto di riferimento per quello che è proprio questa stagione bellissima che è la primavera. È appena partita e tutto si sta muovendo qua nel giardino e questi fiori poi tra un po' ci saluteranno, i narcisi, perché sono fiori che nascono proprio all'inizio della primavera, che fioriscono all'inizio della primavera per poi lasciare solo le foglie. Però veramente questo saluto iniziale primaverile dato dai narcisi è qualcosa di straordinario. Io con questo concludo questo video dedicato un po' alle semine e qualche altro argomento e ci vediamo presto in un prossimo video di appuntamento in giardino. Magari vediamo se riesco a fare questa decorazione del laghetto di ninfee come ho promesso nell'ultimo video che avete visto qui nel canale. Ciao a tutti, grazie e buona primavera a tutti. Ciao ciao!